Buonasera a tutti gli ascoltatori di Bravocast Italiano. Sono Stefano e qui con me c'è Angela. Come stai oggi, Angela? Buonasera Stefano. Sto bene, grazie. Un po' stanca, devo dire. Ieri sera ho studiato fino alle 3 di notte. 3 di notte? Ma sei impazzita? Perché così tardi? Lo so. Avevo un esame importante questa mattina. Storia dell'arte. E sai come sono fatta io? Procrastino sempre tutto fino all'ultimo momento. Ah, la classica storia. E dimmi, cosa è successo ieri sera? Come hai fatto a rimanere sveglia così tanto? Beh, è stata una serata davvero particolare. Ho iniziato a studiare verso le 8 di sera, dopo cena. Pensavo di finire verso mezzanotte, ma non è andata così. Immagino di no. E cosa hai mangiato a cena? Qualcosa di leggero, spero. Sì, per fortuna. Solo un'insalata con del tonno e dei pomodori. Sapevo che se mangiavo troppo mi sarebbe venuto sonno subito. Saggia decisione. E poi come hai organizzato la tua postazione di studio? Ah, quella è stata la prima cosa. Ho sistemato tutto sulla scrivania in camera mia. Il libro di storia dell'arte, ovviamente. Poi i miei quaderni, delle penne colorate, alcuni evidenziatori e una bottiglia d'acqua grande. Molto organizzata. E la luce? Era importante avere una buona illuminazione, no? Certamente. Ho acceso la lampada da scrivania e anche la luce principale della stanza. Volevo che tutto fosse ben illuminato per non affaticare troppo gli occhi. Ottima idea. E a mezzanotte cosa facevi esattamente? A mezzanotte ero ancora al primo capitolo. Il libro era così noioso, Stefano. Parlava del Rinascimento italiano, che è bellissimo, ma l'autore scriveva in un modo così complicato. Capisco perfettamente. Alcuni libri universitari sembrano scritti apposta per farti addormentare, usano un linguaggio troppo accademico. Esatto! Frasi lunghissime, parole difficili, nessuna immagine interessante. Era frustrante. E allora come sei fatto a continuare? Ho preparato un caffè. Anzi, ho preparato il primo di 4 caffè della notte. 4 caffè. Il tuo cuore deve aver battuto come un tamburo. Esattamente. Ma funzionava. Dopo il primo caffè mi sentivo più sveglia. Ho messo anche un po' di musica classica in sottofondo per concentrarmi meglio. Musica classica. Interessante. Di solito la musica classica mi fa rilassare troppo. Tu invece ti concentri meglio? Sì, per me funziona. Quella sera ascoltavo Vivaldi, Le 4 stagioni. Mi aiutava a rimanere calma ma attenta. E dopo il caffè e Vivaldi sei riuscita a studiare meglio? Sì, sono andata avanti fino all'1:30. Poi è successa una cosa stranissima. Cosa? Mi hai incuriosito adesso. Ho sentito un rumore in cucina. Un rumore forte, come se qualcosa fosse caduto. Un grande bang. E a quell'ora della notte avevi paura? Un po' sì. Mi sono alzata piano piano dalla sedia, con il cuore che batteva forte. Camminavo in punta di piedi verso la cucina. Come in un film dell'orrore? Proprio così. Sono entrata in cucina e sai cosa ho trovato? Non ne ho idea. Un ladro? No. Era il mio gatto, Luna. Aveva fatto cadere una pentola dal mobile mentre cercava qualcosa da mangiare. Ah, i gatti sono sempre così curiosi, specialmente di notte. Mi vanno in giro come se fossero i padroni della casa. È vero. Luna mi guardava con quegli occhi grandi e innocenti, come a dire: non sono stata io. I gatti sono bravissimi a fare quella faccia. E tu cosa hai fatto? Prima ho dato da mangiare a Luna, povera. Le ho messo delle crocchette nella ciotola. Poi ho raccolto la pentola e l'ho rimessa al suo posto. E i tuoi vicini? Non si sono lamentati del rumore? Per fortuna no, ma ho avuto paura che qualcuno bussasse alla porta. Comunque, mi sono preparata il secondo caffè della notte e sono tornata a studiare. E quanto zucchero mettevi in questi caffè? 2 cucchiaini in ogni tazza.
avevo bisogno anche dell'energia dello zucchero, non solo della caffeina. Capisco. E dopo il secondo caffè, come andava lo studio? Dovevo finire altri 3 capitoli. E ti dico la verità, più studiavo, più mi confondevo. Tutti quei pittori, tutte quelle date, tutti quei quadri. Ti capisco. È difficile tenere tutto in mente quando ci sono così tante informazioni. E come facevi a ricordare tutto? Beh, alle 2:30 ne avevo finiti 2 capitoli. Il problema è che confondevo sempre i nomi. Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Botticelli, tutti questi grandi maestri. E allora come hai fatto? Hai usato qualche tecnica particolare? Sì, ho iniziato a fare dei disegni. Niente di artistico, solo piccoli schemi. Per ogni artista facevo un disegno veloce con le informazioni principali. Ottima idea. Gli schemi visivi aiutano molto la memoria. Puoi spiegarci meglio come li facevi? Certo! Per esempio, per Leonardo da Vinci ho disegnato un piccolo quadrato. Dentro ci ho scritto il nome, le date di nascita e morte e i titoli delle opere principali come La Gioconda e L'Ultima Cena. Molto pratico. E a voi, cari ascoltatori, dico, avete mai usato questa tecnica quando studiate? Funziona davvero bene, scriveteci nei commenti. È vero, e quella notte mi ha salvato. Con i disegni tutto diventava più chiaro. Ho anche usato colori diversi per ogni periodo storico. I colori sono importantissimi per la memoria visiva. Che colori hai usato? Per il 400 ho usato il blu, per il 500 il rosso e per il periodo più tardo il verde. Così, quando pensavo a un artista, vedevo subito il colore del suo periodo. Geniale. E il terzo caffè, quando l'hai preso? Alle 2:40. A quel punto non sentivo più niente, né il sonno, né la fame, né la stanchezza. Ero in una specie di trance da studio. La conosco quella sensazione. Quando sei così concentrato che il mondo esterno scompare. Ma è anche un po' pericoloso, no? Sì, hai ragione. Infatti, verso le 3:45 ho iniziato a vedere doppio. Le parole sul libro si muovevano, le lettere ballavano sulla pagina. Oh no? Quello è un brutto segno, significa che gli occhi sono troppo stanchi. E poi cosa hai fatto? Mi sono alzata e sono andata sul balcone a prendere un po' d'aria fresca. Fuori c'era un silenzio incredibile, nessuna macchina, nessuna persona, solo io e la notte. Deve essere stato un momento molto particolare. La città di notte ha un'atmosfera speciale, vero? Sì, è vero. Il cielo era pieno di stelle. Si vedevano benissimo perché non c'era inquinamento luminoso a quell'ora e l'aria era fresca e pulita. Bellissimo. Quanto tempo sei rimasta fuori? Sono rimasta lì 5 minuti, respirando l'aria fredda. Guardavo le stelle e pensavo a tutti i pittori che avevo appena studiato. Mi chiedevo se anche loro guardavano le stesse stelle. Che pensiero poetico. Ti ha aiutato a rilassarti? Sì, mi sono sentita un po' meglio. Gli occhi mi facevano meno male e la testa era più chiara. Poi sono rientrata per l'ultimo capitolo. L'ultimo. Ce l'hai quasi fatta. E il quarto caffè? Quello l'ho preso proprio in quel momento. Alle 3:10. Era il caffè della vittoria, o almeno così speravo. E com'era questo ultimo capitolo? Parlava del barocco. In realtà era il capitolo più interessante di tutti. Finalmente c'erano descrizioni vivaci, storie emozionanti. Meno male. Almeno per l'ultima parte avevi qualcosa di più coinvolgente. E sei riuscita a finire tutto? Sì, alle 3:15 ho chiuso il libro. Avevo finito tutti i capitoli, ero esausta ma anche molto soddisfatta. Sentivo di aver fatto un grande lavoro. Immagino. E poi sei andata subito a dormire? No, questa è la parte divertente. Ero troppo agitata per dormire, troppo caffè, troppa adrenalina. Il cuore batteva ancora forte. E quindi? Ho deciso di ripassare tutto mentalmente. Mi sono sdraiata sul letto, ma con gli occhi aperti.
e nella mia testa ripassavo tutti i pittori, tutte le opere, tutte le date. E funzionava? Sì, ricordavo tutto perfettamente. I disegni e gli schemi colorati mi aiutavano tantissimo. Vedevo tutto nella mia mente come un film. Era come se avessi delle fotografie nella testa. Fantastico. Questo vuol dire che il metodo degli schemi funziona davvero. E a che ora ti sei addormentata alla fine? Alle 4 meno 10. Ho dormito solo 3 ore e mezza perché l'esame era alle 8, ma era un sonno profondissimo. Solo 3 ore? E come ti sentivi questa mattina quando ti sei svegliata? Come uno zombie, mi sono svegliata alle 7 e mezza. La sveglia suonava ma io non la sentivo. Era come se il suono venisse da molto lontano. E chi ti ha svegliato? È stato il mio coinquilino Marco a bussare alla porta. Bussava forte e gridava il mio nome. Angela, Angela, svegliati! Hai l'esame! Mamma mia, e sei riuscita ad arrivare in tempo all'università? Sì, per miracolo. Ho fatto la doccia più veloce della mia vita, 2 minuti in tutto. Mi sono vestita in 5 minuti, ho preso lo zaino e sono corsa fuori. E la colazione, l'hai fatta? Solo un caffè al bar dell'università. Il quinto caffè in 12 ore. Non è molto salutare, lo so, ma non avevo tempo per altro. No, decisamente no. Ma dimmi, com'è andata l'esame? Dopo tutto quello sforzo, eri molto nervosa? All'inizio sì, ero nervosa. È andata benissimo. Sono entrata nell'aula, ancora un po' confusa per il sonno, ma quando il professore ha iniziato a fare le domande, tutte le risposte mi sono venute in mente subito. Davvero? Che bello. Quali domande ti ha fatto? La prima domanda era su Michelangelo e la Cappella Sistina. Ho risposto perfettamente parlando degli affreschi, del tema del giudizio universale, della tecnica usata. Bravissima. E poi? Poi mi ha chiesto di confrontare Leonardo e Raffaello. Anche lì, grazie ai miei schemi colorati, ricordavo tutte le differenze e le somiglianze tra i due artisti. Perfetto. E il professore cosa ha detto? Era molto impressionato. Mi ha fatto i complimenti. Ha detto che si vedeva che avevo studiato molto e con passione. Ha detto che le mie risposte erano molto complete e ben organizzate. Se solo sapesse che hai studiato tutto in una notte? Infatti, ma non gliel'ho detto, ovviamente. Però alla fine mi ha dato 30. 30! Il voto massimo. Complimenti, Angela. Devi essere molto orgogliosa di te. Però dimmi una cosa, lo rifaresti? Assolutamente no. È stata un'esperienza terribile. Oggi sono distrutta. Ho mal di testa, gli occhi che bruciano e ho ancora il cuore che batte veloce per tutto quel caffè. Immaginavo. E quale lezione hai imparato da questa esperienza? Che non bisogna mai procrastinare. È molto meglio studiare un po' ogni giorno che tutto insieme all'ultimo momento. È meno stressante, più efficace e molto più sano. Sacrosanto. Studiare con regolarità è la chiave del successo. E voi, cari ascoltatori, avete mai studiato tutta la notte? Com'è andata? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vogliamo sentire le vostre storie. Sì, scriveteci. Vogliamo sapere se anche voi avete avuto esperienze simili. E se avete dei consigli su come rimanere svegli mentre si studia, condivideteli con noi. Potrebbero essere utili anche a me per la prossima volta. Sperando che non ci sia una prossima volta, Angela. Hai ragione, hai ragione. Da domani inizio a studiare con più anticipo. Promesso. Anzi, da oggi stesso. Bene, e adesso? Cosa farai appena arrivi a casa? Dormirò. Dormirò almeno 12 ore di fila. Non voglio vedere nessuno e non voglio sentire nessuno. Solo io, il mio letto e il mio cuscino morbido. Te lo meriti dopo la notte che la notte che hai passato? E il gatto Luna? Come reagirà? Luna avrà da mangiare e acqua fresca. Poi anche lei dovrà lasciarmi in pace. Spero che non faccia cadere altre pentole. Speriamo. Beh, è stato un episodio molto interessante oggi.
Abbiamo imparato che si può studiare tutta la notte e avere successo, ma che è meglio non farlo. Esattamente. E abbiamo anche imparato alcune tecniche utili, come gli schemi colorati e i disegni per memorizzare meglio. Perfetto. Allora, cari amici di Bravocast Italiano, è tutto per oggi. Ricordatevi, studiate con regolarità, non all'ultimo momento come Angela. E bevete caffè con moderazione, non fate come me. 4 caffè in una notte sono troppi. Esatto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo nel prossimo episodio. Buonasera a tutti. Buonasera e buono studio a tutti voi. E ricordatevi di lasciare un commento con le vostre esperienze. Ci piace molto leggere le vostre storie.